con questa sesta lezione iniziamo finalmente a parlare di competenze chiave nella vendita. E parlando di competenze non possiamo non iniziare dall'empatia. Per parlare dell'empatia è necessario prima di tutto fare una distinzione importante tra simpatia ed empatia. Le due cose sembrano simili, ma lo sono fino a un certo punto. La simpatia è l'estensione di un sentimento da una persona ad un'altra. Magari le due stanno interagendo e appunto trovandosi con lo stesso sentimento, con lo stesso stato d'animo, no? Si trovano in sintonia. No? Però cosa succede? Molto spesso riuscire a capire quali sono i sentimenti, le emozioni dell'altra persona non è così facile, soprattutto se sono sentimenti e emozioni che non sono così chiaramente manifesti, no? E qui entra in gioco l'empatia, che è appunto la capacità che qualcuno può avere esercitato di più o di meno, la capacità di comprendere i sentimenti, le emozioni di chi abbiamo di fronte, anche se quelle emozioni e quei sentimenti non sono appunto chiaramente manifesti. Ora, siccome abbiamo detto che la cosa più interessante delle competenze è che possono essere appunto esercitate, è interessante capire cosa possiamo fare, come possiamo esercitare la nostra capacità empatica, la nostra abilità di comprendere i sentimenti e le emozioni di chi abbiamo di fronte, anche quando essi non sono chiaramente manifesti. La prima cosa è rendersi conto che tutto il nostro pensare e il nostro essere, no, si manifesta all'esterno attraverso il comportamento. No? Quindi ci sono tanti piccoli segnali che il nostro interlocutore manifesta, no, attraverso il comportamento. Possono essere segnali magari molto piccoli, molto deboli, che però se noi ci alleniamo a cogliere, iniziamo a decifrare, no, quello che probabilmente sta avvenendo in termini di emozioni, di sentiment all'interno del nostro interlocutore. L'altro aspetto abbastanza importante è che in tutto questo gioco sono connessi in maniera importante i nostri sensi, e in particolare il senso visivo, uditivo e quello anche cinestesico, che è la capacità di sentire le nostre sensazioni oltre al tatto, no? E di conseguenza avere una predisposizione a comprendere, no, anche le emozioni e le sensazioni dell'altro. Quindi i sensi, che sono ciò che l'essere umano ha per cogliere cosa succede al suo esterno e anche all'interno, no? I 5 sensi di cui i più importanti abbiamo detto sono visivo, uditivo e cinestesico. Questo unito ai comportamenti che l'altra persona che ho davanti sta tenendo, no? Mettendo le due cose assieme, capisci che se esercito la mia capacità di cogliere attraverso i sensi i piccoli comportamenti, i piccoli segnali deboli che l'altra persona fa, no? Ho più possibilità di riuscire a decifrare e riuscire un pochettino a comprendere qual è il sentimento o l'emozione che il mio interlocutore prova, no, nell'interazione che stiamo avendo o al di là di quello. Passando alle slide, vorrei approfondire un pochettino questo discorso dei sensi, del comportamento, della visione, no? Perché è un qualcosa di abbastanza articolato e che rimane fondamentale nel processo di comprendersi, comprendere l'altro e di conseguenza riuscire a costruire quella sintonia, no? Che poi è importante chiaramente per arrivare alla conclusione della trattativa. Quello che abbiamo detto, si parte dai sensi appunto, che sono principalmente il visivo, l'uditivo e il cinestesico, e il senso visivo mi consente di cogliere piccoli movimenti, la postura, la gesticolazione, la mimica, no? Che il mio interlocutore ha, e questo, la mimica in primis e anche il modo in cui gesticola, la posizione del corpo, sono segnali deboli che stanno dicendo qualche cosa sul mio interlocutore.
questo comportamento del mio interlocutore, quindi teoricamente, vedremo poi nel corso delle sessioni, è così anche in pratica, questo comportamento è rilevatore di quello che l'interlocutore sta pensando, di quello che l'interlocutore sta provando. Quindi vedi che effettivamente riuscire a creare una connessione tra quello che vedo esternamente nel comportamento del mio interlocutore e riuscire a comprendere quello che probabilmente sta pensando, sta provando al suo interno, è proprio effettivamente la base per riuscire a comprendere, entrare in empatia e quindi in sintonia con l'interlocutore e quindi avviare la transazione, la negoziazione, l'interazione nella maniera più proficua possibile. Ci sono però in mezzo alcuni passaggi e uno abbastanza rilevante che viene studiato da tanto tempo, da partire da Alfred Korzybski, Gregory Bateson e tutta poi la scuola di Palo Alto e di programmazione neurolinguistica, c'è il concetto famoso della mappa che non è il territorio, ovvero il fatto che noi esseri umani abbiamo una visione di noi stessi e di tutto quello che c'è all'esterno di noi, dell'altro chiaramente anche, in funzione di quello che abbiamo imparato a essere vero. Okay? Questa visione, che potremmo chiamare anche mappa, no? Del mondo, questa visione o mappa non è la realtà oggettiva, non è il territorio, no? Come una mappa rappresenta il territorio, ma non lo è, così la nostra visione non è la realtà, è una rappresentazione della realtà. E questa realtà noi la rappresentiamo in funzione di quello che ci è stato insegnato, in funzione di quello che abbiamo imparato attraverso l'esperienza, no? Perché? Perché tutto quello che ci viene insegnato e facciamo di esperienza crea tutto un sistema di convinzioni e di cose che abbiamo verificato essere vere, no? Che diventa il sistema, la lente con cui noi osserviamo tutto quello che ci capita, tutto quello che c'è all'esterno, che diventa anche la lente con cui interpretiamo quello che proviamo. Ora capisci che se il nostro interlocutore è una persona diversa da noi e ha avuto un'educazione e ha fatto delle esperienze che sono diverse da quelle che abbiamo fatto noi, è molto probabile, se non certo al 100%, che lui avrà una sua visione che è frutto di quegli insegnamenti dell'esperienza che lui ha fatto nella sua vita. Ora cosa può succedere? Può succedere che visione mia e dell'interlocutore possono essere molto simili, no? E in questa circostanza riuscire ad intendersi, a capirsi, a trovarsi, no? Facilmente nei vari aspetti che affrontiamo, che dibattiamo, che discutiamo, sarà più facile. Se viceversa stiamo interagendo con una persona molto diversa negli insegnamenti e nell'esperienza che lui ha fatto nella sua vita, è molto più probabile che le rispettive visioni, le rispettive rappresentazioni di quello che sta accadendo fra di noi, per esempio, o le rispettive rappresentazioni dell'oggetto della vendita, per esempio, potranno essere diverse e quando questa differenza arriva a un certo livello, riuscire a comprendersi non è più così semplice e scontato. Quindi l'obiettivo qual è? È quello di, attraverso i famosi segnali deboli, il comportamento del nostro interlocutore, cercare di capire qual è il sentiment riguardo a quello che stiamo dicendo, riguardo all'interazione che stiamo avendo con il nostro interlocutore, no? Quindi riuscire a interpretare correttamente i comportamenti che il nostro interlocutore tiene e riuscire a avere contezza anche dei nostri comportamenti
mentre interagiamo con lui, in modo da capire quali sono appunto i sentimenti che noi stiamo trasmettendo attraverso il nostro comportamento all'altro e in modo da capire, osservando il suo comportamento, quali potrebbero essere i probabili sentimenti e emozioni che lui appunto sta provando nell'interagire in quella maniera con noi, nel risponderci alle nostre proposte, no, riguardo ad esempio al prodotto che vogliamo vendere. E tutto questo ci consente di raggiungere, decifrare la sua rappresentazione della realtà, ci consente di vedere la sua visione della realtà, ok? E tutto questo diventa la base per trovare dei punti di contatto. Ora, parlando di vendita, forse capite quanto questo è potenzialmente molto forte. E tutto questo discorso non vuol dire che dobbiamo convincere il nostro interlocutore di qualsiasi cosa perché ne abbiamo la capacità, perché questo è sicuro che nel medio termine, neanche nel lungo, nel medio termine porta a scompensi e a disfunzionalità che ritornano in negativo anche contro di noi. Tutto questo che sto cercando di dirti è che trovare dei punti di contatto quando la transazione, la negoziazione è fattibile, ok, è un'abilità che come venditore è importante che sviluppi, ma fai attenzione perché esercitandoti diventerai molto bravo e questo non vorrà dire che potrai convincere il tuo interlocutore di qualsiasi cosa. Se ne avrai la capacità e lo farai e il vantaggio per il tuo interlocutore non esiste, non c'è un qualcosa di vantaggioso come ce lo è per te, fai attenzione perché mettere in pratica queste capacità ti porterà a raccogliere qualcosa di non utile assolutamente. Quindi l'impegno che mi piacerebbe ti prendessi insieme a me acquisendo queste capacità è di comprendere che decifrare la visione dell'altro, comprendere i suoi sentimenti, le emozioni e aggiustare il nostro comportamento in funzione da rinforzare i punti di contatto è importante, è importantissimo nella vendita, ma sfociare nel manipolativo ritorna in negativo contro di noi. Queste debite riflessioni erano per me importanti da farti perché le cose che inizi ad apprendere e continuerai ad apprendere nello svolgersi lezione dopo lezione entreranno sempre più dentro tutti questi aspetti abbastanza intrinseci dell'essere umano. Ti accorgerai che piano piano sviluppando queste capacità riuscirai a fare delle cose che non avresti pensato. Usa queste competenze con buon senso perché l'ecologicità del sistema e il benessere dell'altro e la nostra capacità di favorire e costruire anche benessere per l'altro, vantaggi per l'altro, è alla base dei vantaggi che otterremo poi noi nel medio e lungo termine. Bene, chiudendo un pochettino tutto il discorso, quindi cosa abbiamo detto? Simpatia è una cosa, empatia è un'altra. Riuscire a comprendere i sentimenti dell'altro è alla base per costruire quella sintonia che è importante nella vendita. Il comportamento nostro che traduce i nostri sentimenti e le nostre emozioni e saperlo controllare. Il comportamento dell'altro che traduce i suoi sentimenti e le sue emozioni devono incastrarsi attraverso un esercizio dei sensi, soprattutto quello visivo, uditivo e cinestesico, per riuscire a cogliere tutti quei piccoli segnali deboli che noi emettiamo e che l'interlocutore emette, per decifrare la visione della realtà dell'altra persona e comprendere le differenze che esistono tra le nostre rispettive visioni della realtà e capire quali sono i punti di contatto che possono aiutarci a andare no, a cogliere quel vantaggio che deve esistere per entrambi. Questo è quanto ci tenevo a dirti, spero che lo trovi interessante.
Con la prossima lezione continueremo a parlare delle altre competenze chiave nella vendita. Buon lavoro!